aspetto, giù. Sì, sì. Vogliamo parlare col bambino? Ciao amici, benvenuti sul canale e benvenuti nel video del doppio ispezione. Innanzitutto un mega grazie a Teresa per questa esperienza davvero entusiasmante. Sapete che con lei mi trovo molto bene e l'idea di fare questa indagine è caduta a fagiolo. Lei cercava un partner, non lo trova e mi sono proposta. Abbiamo fatto questa indagine a Villa Cerri. Sappiamo benissimo che la casa è famosa per questa leggenda che alla fine non è vera, ma nasconde lo stesso un dolore, abbiamo detto, la perdita di un figlio da parte dei coniugi Cerri. Ma volevo iniziare l'analisi dalla fine. Avete visto alla fine quel breve frammento che io ho registrato con il cellulare, perché quei disegni sulla prima stanza entrando in Villa Cerri non li avevamo visti. Siamo state prese da altro, il rumore dei piccioni. Teresa era la prima volta che visitava la villa, io c'ero già stata e cercavo un attimino, no, di dirle qui si trova questo, qui si trova quello, e quella prima stanza che si trova entrando sulla destra l'abbiamo letteralmente scavalcata. Quando siamo usciti ce la siamo ritrovati davanti perché eravamo proprio nella stanza di fronte, abbiamo fatto i saluti nella stanza di fronte e uscendo ci siamo trovati davanti quell'enorme pentacolo e quei disegni fatti a nostro parere molto bene e ci hanno insospettito parecchio, per questo che poi abbiamo detto non sarebbe male ritornare e rivedere il tutto anche sotto un'ottica un po' più diversa. Quei disegni, io sono andata a rivedere i video precedentemente fatti da noi, sia il primo, il sopralluogo che aveva fatto Corrado con Moreno, sia il secondo video, quello dell'indagine a cui ho partecipato anch'io. Bene, in quei due video, ormai datati certamente, ma non esisteva assolutamente, quei disegni non c'erano assolutamente, quindi sono abbastanza recenti. Chi li abbia fatti ovviamente non c'è dato sapere, ma l'impressione è che siano state persone forse mettiamo tutti i puntini di domanda, abbastanza, come dire, ferrati, perché alcuni disegni, in particolare quello dell'animale, sono fatti molto molto bene. Detto questo, come è andata l'indagine? Allora, l'indagine è stata molto interessante. Abbiamo rilevato, come vi abbiamo fatto vedere nel video, rumori e mugugni che ci hanno un po' insospettito, e poi la fase principale di tutta l'indagine, cioè la sessione fatta con la Ghost Box e con il libro. Come sapete, lo strumento del libro è sicuramente molto più affine a me, mentre invece la Ghost Box è più affine a Teresa. Abbiamo voluto creare questo connubio proprio per manifestare quelle che sono le nostre affinità prevalenti. Dalla Ghost Box, che emetteva prevalentemente parole in inglese, e sono uscite anche parole però in italiano, e questa risulta essere un'anomalia. Dal libro invece questo dire non dire, a volte il dito rimaneva sullo spazio bianco e ci faceva capire che praticamente la persona o l'entità con cui noi stavamo parlando non voleva dirci di più. La mia impressione è che lì, così come ho avuto la volta precedente, la mia impressione è che lì ci sia una donna che sta soffrendo. La mia immagine la vede nella vasca da bagno, che sta soffrendo per la perdita di qualcuno. La storia della casa vuole che
i coniugi Cherry abbiano perso il figlio, io immagino la madre che soffre per la perdita appunto del figlio. E alcune parole uscite sembrano sottolineare questo. L'ombra che Terry ha visto e che non è riuscita purtroppo a riprendere ci fa invece pensare alla presenza di un uomo, alla presenza del marito forse, che anche lui probabilmente vaga per quella casa, e che quella parola che è uscito, litigio, ci ha fatto pensare ad una situazione un po' di difficoltà tra i coniugi dopo la perdita del figlio. Sono tutte supposizioni, ve l'abbiamo detto anche alla fine del video, sono tutte pensieri che noi mettiamo in fila a seconda delle parole che escono dagli strumenti, a seconda delle parole selezionate dal dito con il libro. Sono tutte supposizioni che noi facciamo. Ovvio che non è la vera verità, la certezza assoluta. Da quello che noi ricaviamo, cerchiamo di ricostruire un'ipotetica verità, che però non c'è dato di confermare assolutamente al 100%. E quello che vi abbiamo lasciato detto, i rumori, i mugugni che vi abbiamo fatto vedere, sono quelli che avete già sentito nel video. L'unica eccezione che non abbiamo sentito è quel mugugno, quel lamento, un attimo che guardo, un mugugno durante la fase del libro, che però non ce ne siamo accorti mentre la stavamo facendo, e si vede che proprio noi andiamo lisce, no? Andiamo avanti normalmente. Per il resto spero che il video vi sia piaciuto, non tanto questo quanto quello dell'indagine stessa. Lasciateci i vostri commenti, lasciateci le vostre opinioni e ci sentiamo per la prossima volta. Ciao!